Ciao ragazzi, oggi torniamo su Football Manager 26 con la nostra Juventus e il nostro Massimiliano Allegri. Allora, ho letto i commenti e vi ringrazio tantissimo per l'aiuto, per il sostegno e adesso pian piano vediamo un po' tutto perché ci sono tanti commenti, tipo che visuale uso, che adesso poi guarderemo durante la partita. Ma per quanto riguarda il discorso di Openda, fortunatamente non abbiamo avuto i soldi perché aveva messo come trampolino di lancio, insomma, quindi doveva avere un contratto in cui, ecco perché c'era la clausola, e onestamente anche no. Allora, mi avete detto che adesso io faccio questi passaggi perché insomma ci sono un po' di cose da fare per il budget. Soprattutto ho trovato in teoria dove modificare il budget, acquisti, trasferimento. È un pochino nascosto, ok? Leggermente. Però tanto vi ringrazio per avermi detto un po' come fare, perché non ci stavo capendo assolutamente nulla su dove guardarlo. Però ecco qui, infatti abbiamo 8 milioni, attualmente stiamo spendendo 158 milioni di ingaggi. Qui non possiamo neanche, ci dovremmo fare così ragazzi, per stare in positivo, se no andiamo veramente a finire male. Ok, quindi abbiamo messo a posto il budget. Altra cosa mi avete detto, tipo di andare praticamente nelle priorità per trovare altri giocatori, creare una nuova priorità di mercato, qualsiasi posizione. Sinceramente non mi interessa, è giusto per capire qualche giocatore da prendere. Qua c'è il nome. Allora qualsiasi posizione e ruolo. Ok, però non mi dà la possibilità di selezionare, come dire, di selezionare i paesi, perché i paesi li ho già scelti a inizio gioco. Forse per questo che non trovo mai troppe cose, perché non c'è la possibilità di mettere, tipo, non so, cerca anche in altri paesi in generale. Io volevo capire come si possa fare, onestamente. Qua c'è il database generale e ok, vabbè, ovviamente modifichiamo la ricerca, cancella tutto per il momento che non ci interessa, ok, e applica. Qui ci stanno un po' di cose, però se io volessi magari, non so, cercare in qualche paese, a parte che non allora, società, club, paese, regione, io posso cercare un po' ovunque, tipo Finlandia, ecco, metti caso. Però il problema è che non li sto seguendo. Non so, devo capire come funziona questa cosa. Devo capire un po' se, per dire, se comunque mi consigliano gente magari anche di altri posti, o se purtroppo no. Devo capire un po' di cose, onestamente. Poi guardo altre cose, insomma, e no, dovremmo essere a posto. Ora in questa partita vi dico la visuale che uso, così intanto avete anche la visuale. Tra l'altro contro la Lazio, partita molto importante, obiettivamente molto molto importante. Chi possiamo portarci? Nessuno di questi. Azic lì a sinistra potrebbe essere interessante, sta giocando molto bene e sarebbe un peccato cambiarlo. Openda o Vlahovic? Vlahovic è nostro, Openda no. Dubito che avremo i soldi a fine anno per poterlo riscattare, ma andiamo così, sì. Non c'ho 15 giocatori disponibili, ok, ne ho solo 12. Comunque abbiamo un budget ingaggi veramente troppo elevato. Troppo. E infatti sul mercato abbiamo ancora solamente 1,8 milioni. È un pochetto poco. Onestamente, è veramente poco, a dirla tutta. Va bene,
Andiamo contro la Lazio, sperando di portarci a casa e di consolidare un po' questo primo posto che, vi dico la verità, non mi aspettavo di partire così bene, però dobbiamo cercare di tenere questo ritmo, non sarà facile secondo me. Dusan su punizione, vai Dusan. Mamma mia, bello, bello, ha fatto una grande parata Provedel, porca miseria. Però partiamo molto bene. Kenan, calcio d'angolo. Bremer da 2 passi. Come ha fatto a sbagliare? Cioè, da lì mi aspettavo sinceramente un gol abbastanza, non dico semplice, però basta appoggiarla, insomma. Ovvio, non è facile, però manco è troppo difficile per uno esperto come lui dei colpi di testa. Comunque, palla la Lazio, comincia da Provedel. Vediamo se... Bravissimo Zegrova, Thuram. Kalulu, bravissimi. Ancora Kalulu. La passa Kenan. Ah, scusate, io mi stavo dimenticando la cosa più importante. Mannaggia me, e la mia memoria è veramente imbarazzante. Questa è la visuale, trasmissioni TV. Quella, io ho scelto quella basilare onestamente. Queste sono tutte le impostazioni che ho. Così vi faccio vedere, scusate ma ho avuto un attimo di dimenticanza. Purtroppo ho l'Alzheimer praticamente, ma cioè, penso che sia evidente. Mi sono dimenticato tipo in 2 minuti e mezzo. Ma troppo sul portiere Kenan. Troppo. Riparte la Lazio, ma non bene. La palla è ancora nostra. Kalulu. Sì, doppio passo, mo. Cioè adesso un po' manco era doppio passo, era tipo... Non mi ricordo come si chiama quella finta, però mi pare un po' eccessivo. Va bene che sei forte, però adesso non sei proprio un dribblatore professionista, ecco, il buon Kalulu. Zegrova, bella questa, Kenan 1-0, siamo subito avanti dopo 11 minuti. Zegrova ha fatto un passaggio stupendo, si è liberato molto bene, guarda qua, pium, è passato, ha fatto un passaggio visionario per Kenan che non ha sbagliato. Beh, la partenza è buona. Allora, mi avete detto anche di modificare le istruzioni ogni tanto. Però ragazzi, onestamente, queste istruzioni a me piacciono, vi dico la verità. Cioè, capito? Non saprei come modificarle, sono onesto, perché proprio non... Su questo mi trovate un po' impreparato. Per esempio, tipo, sì, io so che quando sei in vantaggio magari vai a perdere del tempo, ok? Ritmo di gioco lo abbassi un pochino e magari stai un po' più difensivo, ma per il momento io vorrei star su, perché vorrei insomma continuare a fare gol. Diciamo che sono una persona che vorrebbe sempre il pressing alto, molto, insomma, tanta corsa, sostanza, indipendentemente dal risultato, mettiamola così. Non mi piace rallentare il ritmo, perché poi negli scorsi Football Manager, nello scorso più che altro, io quando rallentavo il ritmo, cioè che andavo in equilibrata e non in positiva, quindi ero un poco più difensivo, ogni volta ci pareggiavano, ogni volta era una roba proprio evidente che il gioco non accettava questa cosa. Adesso non so come sia qui. Bravo Azic, questo è fallo netto, forse anche da giallo. No, adesso no, dai, no. Quindi ho paura anche in realtà ad abbassare, sono sincero. Oltre a non essere preparatissimo, ho anche un po' di timore in questa cosa, perché è un po' una mia filosofia, quindi non vorrei cambiarla in base all'avversario, ma vorrei sempre dare quell'impronta offensiva e veloce e di pressing costante. Comunque per il momento un 1-0 che ci sta dando grossi risultati. Magari sarebbe buono poterla subito mettere in ghiaccio, cioè nel senso magari facendo il 2-0, il 3-0, perché mi sembra che noi siamo un pochino più in forma rispetto alla Lazio in questi primi minuti. Mi sembra di vedere una Juve un pochino più in forma. Ecco, mo ho parlato.
Mamma mia che parata. Ha fatto una grandissima parata qui, Abbiamo rischiato. Ci ho parlato ed è successo ai finimondo. Io penso che non dirò più niente su questa cosa. Va bene così, mi sto zitto, Attenzione, ancora la Lazio che attacca. Guendouzi. Attenzione, Vede Bashiru. Bravo Vlahovic. No. Beh, se mi dai giallo mi arrabbio, Ah, ecco, no, perché stesso trattamento, stessa tipologia di fallo. Bremer per Thuram. Thuram vede Kenan. Bravo per Azic. Però qui Azic era un po' troppo, come dire, positivo, insomma, un po' troppo ottimista. Qui da giallo. Qui purtroppo Thuram è da giallo. Addirittura si è fatto, cioè si è infortunato, no? Ammazza, l'intervento non mi sembrava così potente. Cataldi. Ghila, ancora Cataldi da fuori, bravo Dusan che la spazza. Isai per Marusic. No, non sbagliano, Purtroppo no. Ci siamo un po' addormentati, Leggermente. Locatelli. Cambiaso per Locatelli. Con calma. Giriamo la palla. Però Thuram se me la giri così. Vabbè. Abbiamo il centrocampo praticamente. Anzi, senza praticamente. Abbiamo il centrocampo tutto ammonito con Thuram e Locatelli, che insomma non è che faccia presumere bene. Siamo un po' troppo aggressivi. Ci sta mettendo un po' di pressione la Lazio. Bravo Cambiaso. Azic. Cavolo sta facendo? Che è inciampato. Mamma mia. Male. Qui male. Vede Bashiru per Pedro. Beh, fuori abbastanza. Allora, io non so se cambiare qualcuno. Siamo solo al 30°, però a me, cioè, vi dico la verità, questi due gialli, questo è fallo netto. Dicevo, questi due gialli mi danno l'impressione, mi ha messo un po' di ansia, perché centrocampo ammonito è molto pericoloso, Basta veramente poco. Attenzione. Provedel la butta su. Bravo Thuram. Zegrova. Si va. Oddio. Se faceva sto gol era veramente il gol dell'anno, Ha fatto un tiro meraviglioso. Il portiere era ben posizionato. Però se faceva gol, ragazzi, esplodeva tutto, praticamente. Kalulu va in avanti. La passa Gatti. Attenzione Gatti per Locatelli. La ripassa Bremer. Ancora Locatelli. È brutta questa, sì, però Cambiaso, vacci. Non t'addormentà. Isaksen. Vabbè, Cambiaso a vuotissimo. Bravo Locatelli però. Azic. La butta su, sperando che... infatti la palla torna alla Lazio facilmente qui. Bravissimo Dusan. Fallo. Scusate, ma è fallo netto. Addirittura giallo. Così del botto. Non si è fatto nulla, vero? Vi scongiuro. Lasciatevi in pace Kalulu, per favore. E se si fa male questo, vabbè che c'è Joao, però. Bella sta palla, mi sa che era fuori gioco, ma comunque molto bella. Cambiaso. Tenta il tiro, ma è un tiro veramente... come si può dire? Inguardabile? Sì. Abbastanza inguardabile. La rinvia Provedel. Ancora Kalulu, Zegrova. Thuram. Zegrova, buttala dentro, ti prego. Ma perché tiri? Ma passala in mezzo. Se la passava in mezzo era gol.
Ci mangiamo queste occasioni veramente imbarazzanti però, eh. Male male. Poco altruista qui, poco altruista. Non mi è piaciuta questa cosa. Perché va bene tirare in porta, ma quando c'è una possibilità migliore per il tuo compagno, vai dal compagno. Aia, aia, ecco. Guarda, la squadra è molto nervosa. Tutti ammoniti ormai. Io non so che fare. Qualche cambio sarà da fare per evitare lo spauracchio di un rosso che può arrivare, perché ah, oh, è fallo, eh. Andava in porta praticamente. Adesso non del tutto, però c'era una buona occasione, eh. Vabbè, giusto, lui invece non è ammonito. Cambiato sì, ma lui no. Va bene, va bene. Per carità. Per carità. Vlahovic. Brutta sta punizione. Poco pericolosa. Ancora cambiato. Per Locatelli. Azic, Locatelli. Kenan. Ancora Locatelli. Cambiaso. Bello. No, Dusan però. Oh, comunque non riesce a buttare la palla dentro, eh. È veramente, come dire, è problematica la cosa. C'è un problema. Penso sia evidente. Non riesce a buttare dentro questa palla, Vlahovic. Non fate tackle azzardati. Però va contro un po' il principio della squadra. No, lascia stare. Vlahovic. Kenan. Kenan. Thuram. Pezzegrova. Azic. Bella. Fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. L'aveva messa dentro stavolta, ma mi sa che è fuori gioco, eh? Di un bel po' anche. Verifica gol. Gol? No. Ma vabbè, fuori gioco, come io avevo detto. Vabbè, sì, ok. Comunque non ci hanno messo più la linea, cioè non si capisce niente quando è fuori gioco, quando non è fuori gioco. Onestamente non capisco. Adesso si è capito perché era evidente, però di base non è molto facile. Attento Cambiaso, attento, eh. Ecco, non fa cagate, per favore, non fa cagate. Se fai cagate, veramente. Mamma mia. Per fortuna. Ma c'è ansia così, non va bene. Troppi ammoniti. Dovrò cambiare qualcosa. Dovrò cambiare per forza qualcosa, perché non mi fido. Devo essere onesto, cioè. Di rovinarmi una partita per un rosso, anche no. Bremer, così, debotto, la lancia su. Thuram per Zegrova. Ancora Zegrova. Per Vlahovic. Azic. Bravo Vlahovic. No. Non la butta mica dentro, eh. Quando è regolare. Quando è in fuorigioco, sì. Cosa ha fatto Azic? Perché dovrebbe perdere tempo? Secondo loro. Allora, primo tempo, ma sicuramente buono nel complesso, però c'è un piccolo problema. Io vorrei fare le tattiche se mi fosse concesso. So che è difficile come cosa. Allora, McKennie per Thuram. Poi possiamo mettere Renan Lodi per Cambiaso, che è ammonito. Ok. E a questo punto però Copainers è stanco. Com'è sta storia? Vabbè, Cop per Locatelli, giusto per non avere ammoniti in campo, che non mi fido, perché mi sto preoccupando. Quindi possiamo cavare sta istruzione. Crossa pure questa. Fammi fare a me. Fammi fa. Marusic. La passa di Tagila. Romagnoli. Dai che sbagliano, su. Isai. Dai che sbagliano, no, eh. Bella sta palla, Di Gregorio c'è. Guendouzi ci ha graziato, perché lì ha fatto un tiraccio
bruttissimo, lento, poco pericoloso. Siamo stati molto fortunati, devo dire la verità, era una bellissima azione. Poi vabbè, lui se l'è mangiata clamorosamente davanti alla porta. Isaksen va da solo. Aia. No, no, Azic, stai calmo. Cataldi, calcio d'angolo. Stiamo soffrendo con i cambi. Al posto di migliorare stiamo peggiorando. Con i cambi non sta andando quella cosa che volevo, ma Kenan è stanco. Sarebbe da cambiare, onestamente. Isaksen. Ah, Di Gregorio. Ottima parata, veramente ottima. Sarebbe da cambiare Kenan, perché sennò, anche se ora mi dà... No, vabbè, sì, quello me lo sono confuso. Ancora Di Gregorio che sta parando tutto praticamente. ma che c'ha in porta? Portiere meccanico l'ha sostituito praticamente. È incredibile. Le para tutte, le para. Allora, io... Mi tocca fare dei cambi però. No, che istruzioni. Quindi... Allora... Iddiz è stanco. Però... Cosa faccio così? A Kenan può fare lì a sinistra. Sarebbe il suo ruolo effettivamente. Però... Secondo il gioco, ma non secondo me. Io metto... con Sesao, se si può. Si può? Sì. E metto da questa parte Pedrito? Pedrito? Potrebbe essere una buona idea. E Azic al centro. Sì. Direi di fare così, Poi... Sì, te lascia fare Gatti, non ti preoccupa. Non ti preoccupa, Cataldi. Il rischio. Ah, mamma mia. Stiamo rischiando tantissimo. Volevo fare una cosa, volevo fare. Istruzioni. A sto punto perdiamo un po' di tempo, perché siamo più spesso, ecco. Perdiamo tempo, che mancano solo 20 minuti. È una cosa che odio fare, ma mi sa che in questo caso dovremo, perché stiamo rischiando troppo. Troppo. Gatti. Per Kalulu. Con Sesao, fallo, bravo, questo è giallo. No, in realtà no, però. No, veramente glielo dà. Ma sì. Non lo so, onestamente, però. Se glielo dà è meglio, appunto, non mi lamento. 77esimo, Di Gregorio. La passa Bremer. Renan Lodi, che non mi sembra che abbia fatto un'entrata proprio clamorosa, però. Pedrito, bello, Azic. Ma porca miseria, non ci posso credere. Comunque Vlahovic non ne butta dentro una, Sei regolare, lo ripeto, è incredibile, quindi non so cosa fa. Bella sta palla. Ah, se era un pochino meno lunga, era veramente buona, era molto buona. Ci mangiamo troppi gol davanti alla porta comunque. Non sono cose che a momenti non si possono neanche vedere. Ce ne mangiamo davvero un'infinità. Non va bene sta cosa. Potevamo già averla chiusa da un pezzo e invece siamo ancora qui a soffrire e a risoffrire, vabbè. Tanto la Lazio palleggia con calma per trovare qualche varco. Bravo Bremer. Cataldi c'è, Dede Bashiru. No, Kalulu, corri, perché sei fermato? Mamma mia, McKennie bravissimo. Cataldi. Di Gregorio. Ma cosa ha parato? Vabbè, io sono veramente incredulo a quello che sto vedendo. Sono veramente incredulo. McKennie, la spazza. Pedrito. Oh, sei fresco. Oh, non potete sbagliare, Pedrito. Ma cosa cavolo fai, Pedrito? Ma sei appena entrato, ma come fai a sbagliare? Cioè, a essere più
più lento di gente che gioca da 80 minuti, però con Sesao per Azic. Azic, no, Provedel para. Non riusciamo a chiudere questa partita, incredibile. Sembra quasi una roba impossibile. Comunque è molto equilibrata nelle statistiche, tranne nel probabilità gol. Cioè noi siamo a 2 e passa e siamo solo 1-0. Questo vi fa capire quanti gol ci siamo veramente mangiati. Vlahovic, bravo. Qui ha fatto bene. Vlahovic, fallo. Questo è giallo, almeno giallo. Almeno. Finga l'infortunio, vabbè, buonanotte. Giallo per Marusic. Bravo Dusan qui. Cobb Mainers batte. Dove guarda? Comunque uguale Cobb Mainers, devo dire. Per niente proprio. C'entra un cavolo, non c'entra. Cobb Mainers, Provedel la butta in calcio d'angolo, ma mi sa che la palla usciva. Ho questo vago sospetto. Azic, calcio d'angolo, 89esimo. Israele la butta fuori. Renan Lodi per Azic. Ancora Renan Lodi la butta dentro. Ma c'è Provedel che esce molto bene. La palla poco pericolosa di Renan Lodi, molto poco pericolosa. Attenzione alla Lazio, no, quasi 90esimo. Quasi. Bravo McKennie con Sesao per Vlahovic. Ancora con Sesao. Se la fa tutta. È fallo. Oh. Ma scusate, ho visto male io? Azic. Vlahovic. Ma metti sto piede Vlahovic. Ma che c'hai paura? Boh, io non sto capendo qual è il problema. Bastava mettere la puntina, era gol. No, si è fermato. Vabbè. Kalulu che... Ma stoppa sta palla. Kalulu, stoppa sta palla. Ma veramente stai facendo? Renan, dagli un calcio per favore. No, si fa passare. Cioè Renan Lodi, fresco, è entrato al 45esimo. Cioè fresco, mediamente fresco. Contro Pedro, che gioca da 90 minuti. Ripartenza. Gioca da 90 minuti, 38 anni. E non riesce a tenerlo? Stiamo scherzando? Pedrito. Calcio d'angolo, la parata? Vabbè, ma è clamoroso. È clamoroso. Comunque in questo gioco i portieri sono veramente forti. Sono fatti con una hanno una potenza incredibile. Parano tutto. Con Sesao. Calcio d'angolo. Con Sesao. Sì, ciao. Adesso lo fa un'altra volta, guardate. No. Con Sesao. Brutta sto calcio d'angolo, Pedrito. Per Concesao. Non è fuori gioco? Dove va? Si è buttato per terra. Qui palesemente. Qui bisogna dirlo. Dai che è finita. 1-0 sarebbe veramente... Sì, si saluta. Ciao a tutti. Ciao. Ancora Concesao. Provedel. E finisce così. Portiamo a casa un'altra vittoria. 1-0 risicata. Anche se poi guardando bene le occasioni si poteva vincere un po' di più. Ma tant'è che va così. Allora, contento sicuramente. Esci dalla partita. Mi avete anche detto che se vado in... Adesso vi faccio vedere una cosa che mi avete detto. Vediamo se la troviamo insieme. Sì, va bene. Se vado in rosa, se riesco, in prima squadra c'è il modo di vedere anche la seconda squadra, giusto? Cioè c'è la squadra, cioè caviamo la prima squadra, c'è la squadra B. Ok. E c'è un po' di gentina. Adesso l'Under 20 non so come vederla onestamente. Vabbè, la squadra B, l'Under 20 qua in realtà, adesso che ci penso, perché c'è qualcuno di veramente interessante che si sta facendo vedere, a parte Pinsoglio. Vediamo la media più alta. Alessandro Sersanti. Ma il buon Sersanti... Sì. Rui? Beh, Rui lo conosciamo anche molto bene, devo dire.
Ma Facundo Gonzalez, questo mi è sempre piaciuto, però mi sa che ormai a 22 anni lo vedo un pochino indietro. Obinna Okoro, ma non mi sembra che ci sia qualcuno di così interessante, però era giusto per capire, perché insomma nascondi i giocatori. Aspetta, non ci interessano quelli che stanno in prestito, onestamente. Di vedermi lì non c'ha molto senso, a mio parere. Poi siamo ancora secondi, però in realtà primi a pari merito, col Genoa, che incredibilmente ha fatto un inizio impressionante. E vabbè, Nico Paz penso che lo vorrebbero tutti. Osserva il giocatore, ovviamente, ma la vedo un po' dura. Reso conto, Sersanti ha avuto un ruolo cruciale, a parte che è in prestito Sersanti, in effetti, ora che ci pensiamo. Pedro 2 anni di contratto. Ma quando finisce Pedro? 40 anni? Ammazza, complimenti. Sono infondate le voci sulla cessione della squadra. Kostic mostra segni di declino. Beh, questo penso che già ce lo aspettavamo. Va bene. Cambiaso infortunato 2 giorni. Vabbè, va bene. Tanto poi Pisa è fra 10 giorni. Penso che si possa riprendere. Allora. Ora ci stanno le nazionali, credo. Brutta roba le nazionali per i club, che si possono rompere tutti. Diventa un macello, diventa sta cosa. Che è successo? Perché è cambiata la schermata? Si era un attimo rotto il gioco. Per un attimo c'è stato un piccolo problema. È un po' lento a caricare le giornate, comunque. Allora, quante cose. Convocazione nazionale, Zagrova e Adzic, Kostic 6,5, Ildiz 6,20 addirittura. Aggiornamento 78 giocatori consigliati addirittura. Convocazione nazionale, vabbè, sì, l'Under 23 va bene. Sì, potrebbe migliorare significativamente. Sì, ho capito, ma come faccio a comprarlo? Non vale tanto in realtà, si potrebbe anche fare, però al momento non possiamo metterci lì a comprarlo, questa è la verità. Poi Zegrova ha fatto gol, sono molto contento. Bravo Zegrova, che sta andando, insomma, ultimamente sta facendo bellissime cose, devo dire. Ha preso il posto un po' con Sesao, quindi vuol dire che Insomma. Thuram 3 giorni, ecco. Thuram infortunato, ma perché non si sapeva che sarebbe successo? Sì che si sapeva, ovviamente, è sempre così. Purtroppo le nazionali poi sono un po' così. Nico Paz, stella della Serie A. Grazie a sta cippa. Spero di prima o poi. Ma Kostic non è che... Vabbè, sarebbe ancora meglio se Kostic arrivasse un'offerta per venderlo, ma mi sa che... Infatti ho letto il commento anche di OBS che ha scritto che Rugani e Kostic si poteva evitare, perché in effetti ha ragione, visto che abbiamo speso anche per dargli come dire, dei bonus, e quindi sono soldi un po' sprecati. Effettivamente avete pienamente ragione in questo. Miretti, sta tornando il buon Miretti, che potrebbe essere una bella cosa, perché lì a centrocampo ci serve un po' di rifiato, si è messi un po' male lì a centrocampo, effettivamente. Allora, qua a posto, ok, 1.800.000. Porca miseria, si è messi veramente male. Mo c'è il Pisa, attenzione, mo c'è il Pisa che insomma può essere
Miretti magari non, meglio non rischiarlo col Pisa, con tutto il bene, però ecco, magari farlo giocare nel secondo tempo se può. Pure Cabal è tornato. Oh, pure Cabal, che bello. Si respira un po' di aria di gente che torna. Milik, vabbè, lasciamo stare che è meglio. Posso metterlo Miretti? Sì. Sì. Va bene, va bene. Allora, Zegrova, Kenan, Azic, che si sta dimostrando interessante. Quindi lascio così, io, vi dico la verità. Lascio la squadra con me, perché quelli che sto mettendo titolari sono quelli che mi convincono di più, a dirla tutta. Però, poi, siamo sempre in tempo a cambiare idea, Raul Albiol, sì, va bene. Aumenteremo molto le nostre possibilità evitando di pressare Raul Albiol. Ok, non pressiamolo allora. Che vi devo dire? Bene, bene. Allora il Pisa non ho visto bene dove stia in classifica, però so che siamo più forti del Pisa, quindi io, a parte tutto, sarebbe da portare a casa, anche perché se vinciamo secondo me potremmo essere primi da soli. Se vinciamo. Vedremo, vedremo. Cambiaso per Bremer. Cambiaso, vai avanti, bravo. Bravissimo. Che belletta per Kenan. Bella bella. Vlahovic. Se vabbè. Mamma mia, mamma mia. Non ci posso credere. C'è l'ha ingrossata la palla. Vlahovic non solo non c'è arrivato, ma l'ha presa con la mano, ha preso pure la munizione. Mamma mia, è proprio un disastro questo, eh. Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Abbiamo l'attacco che non attacca. Kenan. Kalulu. Kalulu, bravo. Questo è fallo giallo questo, a casa mia. Cioè, scusami, mi ha dato il giallo per Vlahovic che la piglia di mano. Immagino cadendo, prendendo male il tempo. Alla prima cosa irregolare che fa. E questo non gli dai giallo? Cioè, non ho capito. Che stavo andando in area, probabilmente, con Kalulu. Boh, inspiegabile. Siamo ancora in avanti, Locatelli. Per Cambiaso. Cambiaso. Mazza che brutto tiro. Kenan. Thuram. Ancora Cambiaso. Locatelli. Riusciamo a fare un po' di Kenan. Majazic. No. Peccato, peccato. Però ci siamo. Stiamo attaccando abbastanza. Insomma, siamo insistenti in questo. Almeno. Loro stanno già perdendo un po' di tempo, a mio parere. Minchia, già all'8° minuto. È pericolosa questa cosa. Attenzione, il Pisa attacca con Angori. Kalulu si fa saltare a piedi pari. Bravo Gatti che anticipa. Vlahovic la butta su di testa, ma non può arrivarci nessuno. Nessuno. Raul Albiol. Ah, c'è il buon Quadrado qua. Allora, quanto è quotato il gol di Quadrado? Quanto è quotato? Che vuoi che non lo sappia? Sto gioco è infame, ve lo dico io. Farà gol sicuramente Quadrado oggi. Quadrato. Cambiaso. Cambiaso. Per Azic. Stavo per dire Kostic, ma assolutamente no. Kenan? Sì, adesso. Va bene, lo apprezzo, ma mi sembra un po' complicatella, onestamente, questa cosa. Faceva gol da lì, per carità, però. Insomma. Bremer. Per Cambiaso. Cambiaso se ne va. Bravissimo. Azic. Azic. Ah, calcio d'angolo. Ah, l'ha deviata, per fortuna, boh. Pensavo fosse questo il tiro. Mi stavo preoccupando, onestamente. Però non ci ha fatto vedere il calcio d'angolo. Protesto ufficialmente, protesto. Comunque 20°, abbiamo fatto 7 tiri a 1, ma il gol non sta arrivando. Il che mi preoccupa.
Comunque è evidente che abbiamo un problema in fase offensiva con gli attaccanti. Non ne segna uno. Thuram prende palla, bravissimo Thuram. Per Kenan, l'unico che fa gol ogni tanto. Però la palla va fuori, ha tirato da troppo lontano. Secondo me si poteva andare avanti, a mio parere. Si poteva aspettare, andare avanti, costruirla un pochino meglio, ma va bene. Bravo Cambiaso. Azic per Thuram. La passa Vlahovic di tacco. Questo è fallo, questo è giallo. Ah, Canestrelli. Ma vi ricordate di Canestrelli? Ci rivediamo, Canestrelli, ci rivediamo. Amico mio, ci rivediamo. Vabbè. Vlahovic. Da lì, ecco, non penso che tiri. Kenan per Bremer. Bremer non è la sua specialità e si vede. Infatti fa un tiraccio proprio. Giusto per dire ho tirato, insomma. Calcio di punizione Kenan. La butta dentro, no. La passa Bremer. Ancora Kenan. Oh, pensavo potesse essere gol, ve lo giuro. L'ho vista dentro. Ma ero sicuro che entrava sta palla. Ero sicuro. Ma di quanto è uscita? Mannaggia. Che sfiga. Albiol. La passa Quadrado. Ancora Quadrado. Bravo, cambiato. Comunque Quadrado non c'ha più quella spinta, ecco, di quando era il Quadrado che conosciamo alla Juventus o alla Fiorentina, che è fenomenale a spingere, per quanto fenomenale anche un po' a tuffarsi, ma dettagli. Kalulu per Zegrova, bello. Kalulu. Arriva Thuram. Azic, calcio d'angolo. Calcio d'angolo palese. Ce lo fa vedere questa volta. La batte Kenan. Scuffet ci arriva. Abbastanza semplice questa presa. Abbastanza semplice. Bravo Gatti. Per Thuram. Locatelli. Kalulu per Zegrova. Cambiaso. Ma porca miseria, ma come... Vedi, qui Zegrova doveva tirare, a mio parere, o passarla vicino, non a Cambiaso. Ha sbagliato proprio la scelta. Poi Cambiaso ha fatto il tiro anche abbastanza preciso, perché poi è uscito di poco. Però si poteva fare molto meglio qui, ma molto meglio, a mio parere. Però andò così purtroppo. Quadrado, bella palla però. Di Gregorio c'è. Qui Quadrado ha dato una palletta veramente interessante, Ancora Quadrado. Calcio d'angolo. Quadrado per Thuram. La spazza fuori. Canestrelli. Enzolà. Caracciolo per Quadrado. Moreo. Palla esce abbondantemente. Il campo finisce. E si riparte dal fondo per la Juve con Di Gregorio, Locatelli. Kalulu per Zegrova. Zegrova se ne va. Questo è fallo. Giallo almeno, Ok, giallo dato. Giusto così, giusto così. Che cavolo. Vlahovic, Azic, Kenan, Bremer. Bella palla per Locatelli. No, ma come fuori gioco? Qui Scuffet comunque ha fatto una mezza papera, perché non è stato molto preciso, onestamente. Verifica gol. Convalidato. Vabbè. No, tira di meno ad Azic. No, ma lascia sta. Locatelli segna l'1-0. Attenzione. Bene ragazzi, bene, veramente bene. Sono soddisfatto. Finalmente abbiamo segnato. Locatelli per Cambiaso.
Kenan. La passa Kalulu. Kalulu per Zegrova. Calcio d'angolo. Netto, oserei dire. Anche perché si vedeva bene la deviazione. Ancora Kenan. La butta dentro. C'è Gatti. Scuffet. Bella parata veramente. Si riscatta un po' dell'errore di prima che poteva evitare. Che lì secondo me ha fatto un po' una cavolata sul tiro di Locatelli. Primo tempo che sta per finire. 1-0 per noi. Beh, comunque dai. Poteva andare molto peggio, ecco. Io sono assolutamente contento per il momento. Cosa fischia? Cosa sta fischiando? A caso. Sento fischi a caso. Così, de botto. Attenzione, subito il Pisa in attacco in questo modo? No. Calcio d'angolo? Non è fallo, Attenzione. Ci manca, perché veramente se era fallo questo mi andavo a rinchiudere. Quadrado. Calcio d'angolo. C'è Di Gregorio che esce benissimo. Veramente molto bene. Lancio subito lungo per Kalulu con le mani. Kalulu. Zegrova. Per Kalulu. Bravissimo. La butta dentro Azic. Non ci arriva nessuno. Ma ci arriva comunque Azic. Cambiato. Locatelli. La passa Thuram. Ancora Kalulu. Kalulu è passato. No. Ma che parata ha fatto Scuffet qua. Mamma mia. Bella parata. Vi devo dire, bellissima parata. Kalulu per Thuram. Ancora Kalulu. Ancora lui, la butta dentro. C'è Azic. Arriva Cambiaso. Mamma mia. Ecco, Scuffet mi sa che se l'è presa male per come ho parlato. E chiedo scusa a questo punto perché cioè, non volevo risvegliare quell'animo così arrabbiato, insomma. Mi sta parlando tutte, sta facendo degli interventi fenomenali il buon Scuffet. Sembra quasi che ci abbia sentito. Kalulu, Zegrova. Bravo Zegrova. Scuffet la butta fuori. Arriva Cambiaso. Kenan, Azic, Kenan. 2-0. Bravi ragazzi. Veramente bravi ragazzi. Allora, istruzioni. Perdita di tempo. Iniziamo a perdere un po' di tempo, ragazzi, Un pochino sì. Salta. Bene, un 2-0 che ci voleva. Veramente, stiamo anche meritando il 2-0. Anche di più, a dirla tutta, però. Insomma, sappiamo la difficoltà che abbiamo a segnare. Forse un po' troppa difficoltà. Cambiaso. Per Azic. Kenan Yildiz. Mamma mia. La coppia Azic-Yildiz sta facendo una partita clamorosa. Ma guarda qui che roba. Così. Arriva Azic. Che si fa vedere subito e la passa subito a Yildiz al centro. Una botta clamorosa. Scuffet. Battuto. Io ragazzi, scusate ma faccio dei cambi importanti. Intanto metto David per un Vlahovic che, anzi, no, David per Vlahovic, Della Vega per Azic, Koopmeiners per Yildiz, mettiamo pure Conceição, Miretti per Locatelli e Cabal per Bremer. No, ho finito i cambi, mannaggia a tutto, mannaggia. Rientra Miretti nelle rotazioni, ne approfitto sul 3-0 per mettere Miretti, farlo un po' tornare a ritmo partita, una mezz'oretta buona. Vediamo come si atteggia, insomma. Sul 3-0 penso che possa essere libero di fare qualche esperimento qua e là, Cioè ragazzi, dai, sono libero ora. E David in attacco è una prova, perché voglio capire se il problema è Vlahovic o che non arriva alle palle in attacco. Miretti, subito, bravissimo. La passa Gatti. Kalulu per Conceição. Conceição è passato.
No, ma gliel'ha tirata in bocca, gliel'ha tirata con Sesao. Mannaggia tutto, mannaggia. Però anche tu. Batti Miretti. Miretti la batte così, ma c'è Scuffet che blocca. E insomma. Stiamo giocando comunque bene anche con i cambi. Gatti per Thuram. Kalulu è passato. Miretti, bravo. Con Mainers. Pedrito. Sì, vabbè. Ciaone. L'ha lanciata in curva praticamente Pedrito. Scoraggi tiri da fuori. Ma perché sempre con ste cose? Scoraggio. Non scoraggerò mai tiri da fuori. Sono importantissimi. Cioè, guarda qui, 27 tiri a 5. Un dominio veramente importante. Ancora Miretti. Però qui perde palla. Purtroppo. Dovrà riprendersi piano piano. Bravo Miretti, però che anche un po' la riconquista. Cambiaso. Cop Mainers no. Ma come hai fatto veramente a sbagliare, Cop? Ma come hai fatto? Mamma mia. Ci sbagliamo dei gol che sono al limite dell'imbarazzo. Veramente al limite dell'imbarazzo. Però purtroppo va così. Comunque stanno ammonendo un sacco di giocatori del Pisa. Non vorrei dire, ma sono tutti ammoniti ormai praticamente. Noi invece molto corretti quest'oggi, devo dire. Esci. Bravo Di Gregorio. Sta per finire ormai sul 3-0 questa partita, che comunque ha fatto vedere che la Juve c'è. Con Mainers. Per David. Jonathan David, ragazzi. Assist di Cop Mainers. Jonathan David segna il 4-0 ed è un messaggio a Dusan Vlahovic che non sta segnando neanche sotto tortura. Sono bastati una mezz'ora buona per segnare. Insomma. Comunque 30 tiri a 5. Comunque sti glitch sono bruttissimi. Ma va bene così, contento? Beh, ci mancherebbe che non fossi contento. Bella partita, 4-0, veramente molto bella. E la prossima volta si inizia già con la Champions, Yildiz in evidenza. Quanto sta crescendo Yildiz? Comunque sta ancora crescendo, vale un botto di soldi. Che devo dire? Kenan è un talento proprio. È un talento impressionante. Ma col PSV Eindhoven ci giochiamo una partita molto importante, molto importante, perché abbiamo fatto 4 punti in 2 partite. Comunque è molto buono, perché pure contro il Real Madrid abbiamo pareggiato, meritavamo anche di più in realtà. Quindi vediamo un attimo come comportarci. Bravo Durmisi. L'Under 23 ha vinto 3-0 contro il Forlì. Intanto continuiamo e vediamo che succede. Allora, la Cremonese batte il Milan così de botto. Cambiaghi si può anche osservare. Tu osserva sto Cambiaghi. Ce l'avevo l'anno scorso col Como in FC 25 e mi piaceva parecchio, quindi Cambiaghi ci potrebbe stare come acquisto poi. Allora, 5 giocatori a rischio infortunio. Test fisici, Miretti ancora parzialmente, ma ovviamente non è che me lo schiero in questo momento, ma teniamoci questo Tomiyasu qua, perché a 0 è interessante Tomiyasu, Io non vorrei dire, ma secondo me è molto interessante. Comunque ragazzi, io salvo. Oggi ottimo episodio con 2 vittorie. Dovremmo essere primi in classifica, se non dico male, ma ora ci guardiamo un attimo. Io non volevo vedere la Serie A, volevo vedere la Serie A in realtà. Aspettate, tipo se apro questo e vedo per esempio Serie A, ecco, andiamo a vedere dove siamo in questo momento. Primi da soli a 18 punti in 7 partite. Comunque un ottimo
rollino di marcia, veramente un ottimo rollino di marcia. Sono molto soddisfatto, ragazzi, sono molto soddisfatto, e a questo punto vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao.